come utilizzare Telegram sul computer, che sia Windows o Mac o Linux è indifferente. Ti mostrerò 3 metodi differenti e vediamo qual è il migliore per le tue esigenze. In ogni caso, in tutti e 3 casi, avremo bisogno del nostro telefono a portata di mano. Tolgo un attimo il telefono. Questa qua, diciamo che io ho già installato, è la versione desktop. Adesso io la chiudo, per intenderci è quella con cui avremo l'icona sul nostro computer e l'installazione appunto del programma. Ma esistono altre possibilità. Andiamo un attimo a esplorarle. Se noi andiamo comunque sul nostro motore di ricerca, nel mio caso Google, basta scrivere appunto Telegram. Se io scrivo solo Telegram e do invio, bisogna stare attenti a questa pagina iniziale. Come vedi qua ci dice la prima voce è Telegram Web, che è quello che appunto possiamo utilizzare online, e qua sotto Telegram Desktop. Poi qua infatti mi dice download Telegram Desktop, insomma varie altre cose che adesso così non si capisce bene, ma nel caso che tu andassi su Google e scrivessi proprio Telegram Desktop, ti apparirebbe appunto subito Telegram Desktop, che è questo qua, il secondo che vediamo qui, e sotto un'altra pagina appunto dove c'è appunto Telegram Web. Iniziamo appunto con far vedere come si fa a utilizzare Telegram Web nel caso che appunto te andassi su un computer che non è il tuo e volessi comunque utilizzare per un po' Telegram sul computer. Basterebbe appunto andare su Telegram Web, ci clicchiamo sopra e adesso fondamentalmente questa opzione qua è uguale in tutte le 3 possibilità, di cui le altre 2 che ti farò vedere dopo. Come puoi vedere è scritto in inglese, ma subito sotto ci appare un'opzione che ci dice continua in italiano, quindi possiamo tranquillamente cliccare su continua in italiano. Qua possiamo accedere scansionando il QR code col nostro telefono o volendo accedi con numero di telefono. Scansionando il QR code ci chiederà solo l'eventuale password che abbiamo inserito su Telegram e invece se accediamo col numero di telefono ci manderà anche un codice al nostro telefono da inserire qua sopra. Vediamo tutti e 2 i casi, poi te le faccio vedere l'altro caso nell'altra versione desktop e quello che ti anticipo è una versione portatile. Adesso te lo voglio fare con il QR code perché è importante andare a tirare fuori questa opzione che ti faccio vedere per poi eventualmente disconnettere Telegram dal web se per caso ci dimenticassimo di disconnetterci noi e non volessimo che altra gente che utilizza lo stesso computer vada a farsi i fatti nostri. Quindi tiriamo fuori il nostro telefono, lo mettiamo un attimo qua. Dal nostro telefono basta andare comunque nelle 3 lineette in alto a sinistra, poi andare a cercare impostazioni qua, clicchiamo su impostazioni, dalle impostazioni scorriamo un po' verso il basso fino a trovare dispositivi. Ricordati questo passaggio perché comunque adesso qua da dispositivi, oltre a poter scansionare il QR code, vedremo i nostri dispositivi collegati. Come vedi qua sotto io ho già una sessione attiva che è la versione desktop che ti ho fatto vedere all'inizio del video. Volendo io potrei scollegarla da qua. Comunque procediamo per step. Adesso qua andiamo a cliccare su collega dispositivo al desktop. Mi si aprirà il QR code, vado a scansionare il QR code che ho qua a destra sul monitor, come vedi mi dice autenticazione riuscita e qua sotto infatti vedi che è apparso Chrome 126, vabbè mi dice che c'è una connessione attiva. Qua sul computer adesso comunque mi chiede ancora la password, tolgo un attimo il telefono, qua metti la password che avevi inserito sul tuo Telegram, se l'hai inserita, e poi do invio. Adesso ho il mio Telegram a disposizione. Adesso magari cambieranno un po' i tastini, se poi vuoi che faccia un video approfondito su certe funzionalità che non riesci a fare sul computer, scrivimelo nei commenti. Comunque bene o male è la stessa identica cosa, a parte appunto che bisogna cliccare, qua bisognerà usare il tasto destro e varie cose differenti. Quindi qua adesso teoricamente se io spengo il browser e riaccendo il browser e
cerco Telegram web, entro e insomma fondamentalmente lui si ricorda e ci entro tranquillamente, quindi chiunque potrebbe entrare. Quindi o ti ricordi di andare qua da Telegram, dalle tre lineette qui in alto a sinistra, ci clicco sopra, poi basta cliccare su impostazioni e semplicemente senza andare a cercare niente, qua nei tre puntini in alto a destra che trovo qui, cliccandoci sopra posso fare un logout. Se ti dimentichi di fare questo dal telefono di casa, cioè dal telefono ovunque tu sia, vai qui e vedi c'è la mia versione di Chrome, posso disattivare tutte le mie sezioni o selezionare o disattivarne solo una. Adesso clicco su Chrome, termina sessione, clicco termina sessione e come vedi si è disconnesso, quindi se per caso ti dimentichi puoi farlo ovunque. Adesso andiamo a vedere le altre due possibilità. Come vedi qua dove avevo cliccato su Telegram Desktop o Telegram, che appunto qua c'è Telegram Web. Se te vai a cliccare su Telegram Desktop ti appare questa pagina qua dove ti dà la possibilità di dire, qua nel mio caso qua riconosciuto che è Windows e quindi mi dice subito scarica Telegram per Windows 64 bit, perché penso che riconosca il sistema operativo e tutto quanto, quindi se avessi Mac OS te lo riconoscerebbe. Comunque qua volendo c'è mostra tutte le piattaforme, se io clicco su mostra tutte le piattaforme dice Telegram per 64 bit, scarica per Mac, scarica per Linux e scarica Telegram per Windows. Qua è un po' non si capisce tanto bene, tra l'altro vedi che ti dice tutte e due versioni portatili, ma non è vero, non sono versioni portatili. Per tornare indietro nella schermata di prima comunque basta che clicco su Telegram Desktop qua nel centro, ci clicco sopra e fondamentalmente adesso te le voglio fare, le scarichiamo tutte e due nello stesso tempo così vediamo cosa cambia. Possiamo scaricare Telegram per Windows o quello che appunto tappare a te sicuramente di default, gli dico scarica, vai nella sezione dei download e fondamentalmente mi ha scaricato questo file qua .exe che mi farà installare il programma che ho installato prima. Adesso in questo caso qua non lo installo, comunque è come installare qualsiasi altro tipo di programma e poi ti chiederà appunto il QR code o il telefono come prima, ma adesso vediamo quest'altra versione qua. Abbiamo anche la versione portatile. La versione portatile puoi comunque tranquillamente utilizzarla anche sul computer così com'è o inserirla dentro una chiavetta USB, ma fondamentalmente non andrà a fare un'installazione ma rimarrà un programma portatile sulla chiavetta, quindi puoi prendere la chiavetta, andare su un altro computer, inserirla, cliccare e accedere al tuo WhatsApp. Quindi facciamo scarica la versione portatile, mi sono i miei download, gli dico mostra nella cartella, che vabbè adesso mi è sparita di qua, è venuta di qua, comunque è questo altro file qua che vedi tportable.64, è un file zip, quindi dobbiamo decomprimerlo, ma semplicemente oramai è semplicissimo, col tasto destro del mouse sopra l'icona fai estrai tutto o estrai qui, dipende cosa c'hai, comunque basta che lo estrai e me l'ha estratto. Adesso lui infatti mi ha anche aperto comunque la seconda cartella qua per farmela vedere meglio, ma se io comunque clicco sulla cartella vedi è la stessa cosa. Se poi clicco ancora qua sopra vedi che c'è modules telegram.exe. Adesso qua fondamentalmente adesso questa cartella qua con Telegram posso andarla appunto a copiare su una chiavetta. Adesso io semplicemente la taglio e la metto sul mio computer, ma puoi metterla appunto su un'altra chiavetta. Adesso aspetta che chiudo un po' di roba, faccio incolla e qua l'importante è che la cartella rimanga sempre così, non devi togliere altra roba da dentro, perché con la chiavetta il bello della chiavetta è che fondamentalmente tutti gli eventuali file che si scaricano cose entreranno in questa cartella qua, quindi non andranno nel nostro computer, quindi non lasceremo tracce sul computer. L'unica differenza rispetto a utilizzare questa versione qua che abbiamo installato, che con questa clicchiamo solo una volta su questo tasto, qua invece dobbiamo aprire la cartella e poi fare telegram.exe, ma non ci installerà niente adesso, aprirà adesso il programma, ci metterà un attimino, adesso aspettiamo perché vedi comunque la prima volta, anche qui comunque lo vedi è sempre Telegram Desktop, quindi gli dico start messaging e come prima vedi mi appare la stessa cosa.
Qua sfortunatamente in questo caso qua non c'è l'opzione dell'italiano, ma forse qua sui setting, vediamo, language, sì, ci sono i linguaggi qua, cambio, metto in italiano, ok, scansione da Telegram, ah beh no, ma non me l'ha ancora cambiato, qua, vabbè dai, qua fondamentalmente usa il tuo numero di telefono, ti dice, quindi al posto di scansionare il QR code posso utilizzare il numero di telefono, vado a inserire il mio numero di telefono, faccio avanti, praticamente mi ha spedito un codice, adesso io vado sul mio telefono, aspetta che qua è andato in pausa, fondamentalmente andando nella, scusa che è uscito di nuovo tutto, fondamentalmente nella home di Telegram c'è appunto il Telegram che ti manda un messaggio, quindi accedo qua a Telegram dove mi dice codice di accesso, io inserisco il codice di accesso e ovviamente mi chiede di nuovo la password perché io ho la password, quindi clicco 3, 4, faccio invia ed eccoci qua sulla versione portatile. Adesso anche questo funziona come la versione web, ha qualche differenza, se vuoi, alla fine magari te lo faccio vedere, tipo nelle impostazioni sono leggermente diversi, i tasti sono in alcuni posti diversi, ma funzionano allo stesso modo. Anche qui, adesso se io vado sul mio telefono e vado comunque sempre come abbiamo fatto vedere prima, nelle impostazioni e nei dispositivi, come vedi mi fa vedere cosa ho collegato. Adesso vedi che ho due desktop, adesso non me li distingue in un certo modo perché sono tutte e due sul mio computer, ma ho la versione normale, quella che ho installato, e questa qua che è portatile, che comunque sono identiche. Se io adesso accendo questa qua, vedi questa la metto un attimo di qua, questa la metto un attimo di qua e sono la stessa cosa. Si possono collegare fino a 3 dispositivi contemporaneamente. Adesso io vado un attimo indietro per dire provo a scrivermi un messaggio da solo, NN, e boh, qua in cima è arrivato. Per prima cosa potresti andare comunque sempre nelle impostazioni e magari la prima cosa che ci può interessare è trafficare con le notifiche e i suoni, che saranno diverse che il nostro computer. Vedi, adesso ci ha messo un po', a me mi è arrivata comunque la notifica di prima, adesso è impostato forse su Windows, perché infatti aspetta ti faccio vedere, se te vai su notifiche e suoni, puoi decidere se fare avere le notifiche desktop e consentire i suoni e quant'altro. Comunque se vai qua in fondo, vedi ti fa vedere, se scorro qua mi fa vedere dov'è che potrebbero apparire le notifiche. Se io clicco qua mi appariranno lì a sinistra, se io clicco qua mi appare lì a destra. O potrei mettere qua notifiche native, usa le notifiche di Windows. Se clicchi qua sparisce questa cosa qua e userà le notifiche di Windows che tendenzialmente appariranno qua in basso a destra. Decidi te. Adesso, prima di andare avanti, la cosa importante che ti voglio far vedere, comunque, che se io adesso comunque chiudo le due versioni, sia quella portatile che quella desktop, in questo momento qua comunque mi arriverebbero ancora le notifiche perché non ho ancora spento in teoria Telegram. Rimane sempre acceso comunque in background, infatti se vuoi comunque spegnerlo, nella barra delle applicazioni qua in basso dove c'è quella freccettina che ti fa vedere le app che stanno funzionando, vedi che ho due Telegram desktop qua, uno è il portatile e uno è l'altro normale. Qua semplicemente clicco col tasto destro e gli dico chiudi Telegram. Qua chiudo anche l'altro e chiudo Telegram. Provo a spedirmi un altro messaggio e infatti non mi arriva nessun tipo di messaggio. Comunque che sia la versione appunto che installi o la versione portatile funzioneranno allo stesso modo. Se appunto le spegni in questo modo qua, basterà comunque ricliccarci sopra su uno sull'altro e ti si apre appunto la versione desktop e non ti chiederà mai né password né niente, a meno che appunto tu non vada sempre sul tuo telefono e vada in quelle impostazioni là e tu lo spenga. Infatti rirendiamo perché è importante capirlo, vado su impostazioni, dispositivi e come vedi adesso ho ancora i due desktop. In testa qua in alto invece c'è un mio Huawei, qua se posso anche spegnerli tutti e due, posso dire termina senza cliccare su uno o sull'altro, posso dire termina le altre sessioni
ovviamente non il mio telefono, quindi clicco su termina le altre sessioni, dico termina e boh, praticamente mi ha buttato fuori dalla mia app di desktop e anche nell'altra che adesso non ho aperto. Comunque per ritornarci dentro basterà fare inizia a messaggiare, scansionare il QR code o fare l'altro metodo col numero di telefono. Scrivimi nei commenti qual è la versione che ti piace di più e appunto se vuoi che faccia un approfondimento se magari come funzionano certe cose sul desktop a differenza del telefono. Se hai comunque delle domande fammele, se il video ti è piaciuto lasciami un mi piace e magari iscriviti al canale e attiva la campanellina così sarai avvisato quando farò altri contenuti. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!